Allora, benvenuti di nuovo al nostro appuntamento, l'appuntamento delle guide escursionistiche ambientali ASD che vogliono farvi conoscere il Monferrato e quello che di meglio c'è all'interno del Monferrato. Noi siamo particolarmente contenti di presentarvi questo territorio, sia perché è unico nel suo genere, ma anche perché merita di essere conosciuto per le bellezze e le tipicità di questo territorio. Vi ho raccolto una serie di diapositive, di fotografie che sono state scattate da me, non ci sono praticamente filtri se non quello che può darmi un telefonino quando scatto delle fotografie, per farvi vedere questo paesaggio che merita di essere conosciuto. Noi vorremmo che all'interno di quelle che sono le nostre escursioni ci siano persone che si appassionino a questi paesaggi. Adesso vi faccio vedere per esempio questi scatti paesaggistici all'interno del Monferrato, che cosa sono e effettivamente se non meritano la pena di essere vissuti almeno una volta. Questa è una fotografia che io ho scattato vicino a casa mia, nella zona dell'Alto Monferrato. Alto Monferrato perché è vicino agli Appennini che sono venuti, sono emersi praticamente dal mare, come vi avevo raccontato la settimana scorsa, e vedete che meraviglia di paesaggio che c'è semplicemente qua vicino a casa mia, senza andare da nessuna parte particolare se non uscire di casa e trovarsi in questo bellissimo paesaggio. Ma guardate un attimo quest'altra che vi faccio vedere, che è qualcosa di veramente spettacolare. Questo è un tramonto che io ho preso più o meno all'interno del periodo natalizio, e guardate che differenza di colori da questo punto di angolazione e dall'angolazione leggermente spostata verso la vostra sinistra. Ecco qua, è lo stesso posto, la stessa fotografia, lo stesso momento, però guardate che differenza che c'è tra quello che vi ho fatto vedere precedentemente, i colori, tutto quello che c'era intorno, e quest'altra fotografia. È veramente qualcosa di particolare. Io ho girato un po' il mondo, non ho la pretesa di aver pensato di essere andato in giro per il mondo da parecchie parti, però effettivamente trovare un paesaggio del genere, credetemi, non è qualcosa di tutti i giorni, di tutti i momenti. Posso portare avanti ancora qualche slide. Questo qua è il tramonto al Belvedere di Alice Belcolle. Alice Belcolle è sempre un paesino qua dell'Alto Monferrato, tipico per la sua produzione vitivinicola, ed è praticamente l'ultimo paese prima della zona astigiana, ed è il punto più alto, la sommità più bella, e praticamente le Langhe finiscono dove inizia poi Alice Belcolle. Ero più o meno alle 5 e mezza del pomeriggio d'inverno, e vedete che spettacolo che mi ha colto in questo frangente. Questo qua è una fotografia bella perché sono i filari nella neve. Era nevicato un giorno che c'era parecchia neve, allora abbiamo pensato di poter uscire in un'escursione e poter andare a vedere quelle che fossero le bellezze di questo paesaggio. Guardate che cosa si può vedere all'interno del Monferrato, e qui rimaniamo sempre vicino a casa mia, dalle parti di Cassina. Questo invece è uno scatto che noi abbiamo fatto nel Basso Monferrato. Basso Monferrato è la zona più aperta, più caratteristica di quello che è il paesaggio del Monferrato. Siamo già verso la parte del Casalese, dove abbiamo visto l'Infernote, quello che vi ho presentato la volta scorsa. Vedete che qua ci sono addirittura qualche cipresso. C'è il cipresso
che Carducci diceva che il Monferrato era la Toscana senza i cipressi, no? E qua qualche cipresso c'è, vedete la piana come si distende e all'infinito e va verso nuovi orizzonti. La particolarità di questo territorio è rappresentata da queste casette che vengono chiamate casotte, oppure qualcuno li chiama cascinotte, all'interno delle langhe vengono chiamati chabot, e sono delle piccolissime costruzioni di 4 semplici pareti, vedete, ed un tetto che si possono ancora trovare in campagna tra i vigneti di queste colline. A che cosa servivano? Servivano come deposito degli attrezzi da lavoro, ma anche come luogo di riparo e di sosta per chi doveva lavorare nei campi dalla mattina alla sera. Se voi vedete e vi soffermate su queste costruzioni, capite che sono dei veri testimoni di esperienza di vita e di attività lavorativa contadina, che si sono ciclicamente ripetuti nel tempo fino a poche decine d'anni fa. L'architettura di queste case è molto semplice, no? La vedete. Sono costruzioni semplici, ma comunque esempi di architettura rurale realizzati per soddisfare esigenze lavorative, costruiti con la stessa cura però e la tradizionalità degli edifici più importanti. Il casotto, in questo caso, è una costruzione di una sola camera chiusa da un semplice tetto, e questo tetto è fatto a capanna con 2 falde, come vedete all'interno della rappresentazione che vi sto facendo vedere. Più raramente è possibile vederne a 2 piani, e qua la vedete a 2 piani perché c'era una specie di soppalco, formati da 2 camere sovrapposte collegate interamente da una scala a pioli in ferro esterna, in questo caso. Il casotto ha una forma quadrata e rettangolare e misura pochissimi metri, coprendo una superficie di circa 12-16 metri quadrati, cioè una stanza, via. La struttura portante del casotto è costruita da una muratura intonacata di spessore variabile tra i 25 e i 35 cm, realizzata molte volte con la pietra da cantoni, la famosa pietra che vi ho detto nella presentazione scorsa, che assicurano una buona tenuta e un adeguato isolamento. Vedete qua paesaggio e territorio che si sposano praticamente con queste costruzioni rurali. Il paesaggio e il territorio che concorre a definirlo non è solo costituito dagli elementi naturali e dalle coltivazioni, ma anche da ciò che l'uomo vi ha costruito, cioè l'antropico, comprese le forme più minute sparse come i casotti. E per raggiungere questi casotti noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo camminato in mezzo alle vigne e riusciamo a vedere queste case che sono abbandonate ormai perché nessuno più le abita, no? Ma non le abitavano neanche quando erano state costruite, erano fatte semplicemente per poter dare la possibilità alle persone che lavoravano nella vigna di potersi riposare un attimo, di poter mangiare qualche boccone tra la pausa di lavoro e quello che dovevano fare successivamente, per prendersi anche un pochettino d'ombra, perché poi d'estate il sole lì è feroce in mezzo alle vigne, e rappresentano effettivamente quello che è la cultura tipica di questo territorio. Tenete presente che noi avevamo un piccolo progetto che lancio all'interno di questo canale, se qualcuno lo ascolta e può essere interessato a realizzarlo con me, che era quello di convertire tutti questi piccoli casot, chabot o come volete chiamarli, in un albergo diffuso. Pensate un attimino a ristrutturare queste costruzioni con un'energia solare, alimentarli e mettergli il minimo indispensabile per poter passare una notte e successivamente il mattino dopo svegliarsi di buon cammino e raggiungere il chabot successivo. Sarebbe veramente una cosa carina e curiosa da fare. So che qualche viticoltore che ne ha 3 o 4 in zona è riuscito anche a porre
a realizzare questo progetto che io considero veramente interessante e bello da potersi sviluppare, per poter far conoscere il territorio, per poter far conoscere le bellezze del territorio, e vi assicuro che una notte in vigna è qualcosa di particolare. Noi abbiamo fatto delle escursioni notturne passando nelle vigne, è qualcosa che veramente ti entra nel cuore e non ti lascia più. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione che voi date alla mia presentazione. Vi anticipo già che la prossima settimana voglio farvi conoscere un altro aspetto di questo territorio, che sono le grandi panchine, le big bench. Nascono nelle Langhe da un progetto di un architetto americano che ha voluto riprodurre la sensazione che da bambino si ha quando si sale su una panchina e si scalcia con i piedi in questa maniera, no? E sono poste in punti panoramici particolari. Qui noi nel Monferrato ne abbiamo veramente tante e volevo farvele conoscere perché meritano di essere conosciute. Io vi ringrazio e vi do